Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. A fine maggio e a partire da giugno le giornate ormai si sono allungate e le ciliegie vengono raccolte. Ricche di antociani, i polifenoli che troviamo ad esempio nel vino e ne determinano il colore rosso, pare abbiano un effetto antidolorifico naturale, oltre a molteplici proprietà depurative per l'organismo. Quale miglior scusa potevano darci per fare una bella torta? Cominciamo dalla base di pasta frolla. Con le mani spezzettiamo il burro freddo e lo mischiamo con la farina. Aggiungiamo poi lo zucchero. A differenza di quando facciamo la pasta fresca, nella quale vogliamo un composto elastico e ricco di glutine, con la pasta frolla vogliamo un composto friabile, quindi va lavorato il meno possibile e scaldato il meno possibile in modo da evitare la separazione della parte acquosa dal grasso del burro, che altrimenti si legherebbe al glutine della farina, rendendo l'impasto elastico. Per lo stesso motivo usiamo solo il tuorlo dell'uovo, meno ricco di acqua rispetto all'albume. Aggiungiamo un pizzico di sale per dare un contrasto di sapori che esalta il gusto della frolla. E in questo caso, con mandorle e ciliegie, io preferisco non aggiungere la scorza di limone grattugiato. Compattiamo con le mani i pezzi di frolla formando un unico panetto e poi avvolgiamola nella pellicola e lasciamola riposare in frigorifero. Nel frattempo facciamo la crema alle mandorle. Mischiamo lo zucchero al burro e lo lavoriamo con un cucchiaio per farlo ammorbidire. E quando è abbastanza morbido lo lavoriamo con una frusta o con una frusta elettrica. Poi aggiungiamo 2 uova o gli albumi che ci sono avanzati dalla frolla. Questa infatti è una crema senza funzione strutturale e possiamo farla un po' come vogliamo. Il gusto non varierà troppo nei 2 casi. Poi aggiungiamo la costosissima farina di mandorle e la incorporiamo al nostro composto. Le dosi sono indicative, cercate solo di non renderla troppo compatta e lasciarla abbastanza liquida. Con queste dosi otteniamo abbastanza frolla per fare 4 torte con la teglia che ho usato io. Con la pasta avanzata potete fare dei biscotti frollini semplicemente tagliando la sfoglia di frolla a rettangoli. Oppure fare delle barchette o dei piccoli pasticcini usando la crema e le ciliegie avanzate utilizzando le apposite formine. Per aiutarvi quando la frolla si appiccicherà al tagliere, potete usare della farina 00 o meglio ancora dello zucchero a velo. Tagliate la frolla un paio di centimetri più larga della vostra tortiera e adagiatela al suo interno facendola aderire bene. Se non dovesse essere completamente ricoperta tutta la tortiera, o se qualche pezzo si romperà formando qualche buco, e probabilmente lo farà, usate dei ritagli di frolla per rattoppare il fondo. Poi aggiungete la crema e stendetela bene sulla pasta e infornate a 180-190 gradi per 25 minuti. Intanto che si cuoce la torta, eliminiamo i noccioli dalle ciliegie. Potete usare un coltellino o lo snocciolo a ciliegie. Per la finitura della torta serve della marmellata, meglio di ciliegie per spennellare le ciliegie e renderle più lucide e belle da vedere e per farle aderire meglio alla base. Potete usare 4 o 5 ciliegie, un paio di bicchieri di acqua e un paio di cucchiai di zucchero. Portate a ebollizione e lasciate cuocere per un quarto d'ora 20 minuti. Io ho usato i noccioli e quel poco di polpa che gli era rimasto attaccato, ma sicuramente verrà meglio se usate 3-4 ciliegie. Passati 25 minuti la torta è pronta. La crema alle mandorle avrà fatto una sottile crosticina, ma dentro sarà rimasta morbida. Con le dita schiacciate un po' la crema solidificata per fare spazio alle ciliegie e spennellatela con la marmellata appena fatta o con quella comprata mischiata con un po' di acqua. Messe in fila le ciliegie, spennellate con la marmellata per lucidarle e renderle un po' più stabili. Usate un pennellino o versategliela su delicatamente. La torta avrà una base solida di frolla, un ripieno di crema alle mandorle morbidissimo e diciamo che le ciliegie servono a rinfrescare un po' la pastosità della crema e a dare alla torta un bel aspetto primaverile e colorato. Siamo arrivati alla fine di questa ricetta e come al solito vi auguro buon divertimento e soprattutto buon appetito. Vi aspetto giovedì prossimo con un altro video e con le nuove ricette di giugno. E se non volete perdervelo, o se volete vedere i vecchi video, basta iscriversi al canale e attivare le notifiche per ricevere una mail appena il nuovo video sarà online. Ciao e a giovedì!